Salve a tutti! Adagiato vicino a un bidone della spazzatura ho trovato questo Mivar 14 M3. Diciamo che il televisore appare in ottimo stato, almeno esternamente, a parte il fatto che è impolverato. La particolarità di questo TV è che ha il cavo di alimentazione tranciato, e questo è un buon segno, perché in genere chi trancia il cavo di alimentazione non vuole che altri si appropriino di ciò che ha buttato, fermo restando che comunque, qualora ci si voglia disfare di un apparecchio del genere, è obbligatorio portarlo in isola ecologica e non lasciarlo abbandonato. Ora vedrò, sostituendo il cavo di alimentazione, se il televisore funziona o meno. Bene, aperto il televisore, naturalmente all'interno è polverato, ma non mi aspettavo diversamente. Estraggo l'alimentatore, tolgo lo smagnetizzatore, bene, e questo è il cavo di alimentazione che io ho intenzione di sostituire. Ma prima di fare tutto ciò darò una pulita all'interno. Qualora il televisore non dovesse funzionare, comunque lo cannibalizzerò e prenderò dei ricambi che potranno essere utili in futuro. Mi raccomando, qualora decidiate di effettuare la pulizia di un apparecchio simile, utilizzate una mascherina. Ok, alimentatore e circuito del televisore separati dallo chassis. Adesso darò una pulita generale e poi salderò il nuovo cavo d'alimentazione e testerò per primo l'alimentatore. Ok, pulizia effettuata, mi concentro sull'alimentatore, pulito tubo, gioco di riflessione all'interno. A trovare un Mivar, già trovare lo sportelletto integro è una fortuna. Ok, dissaldo il vecchio cavo di alimentazione. Controllo la tensione di uscita. Bene, 13 volt e 105. Mi collego con in serie la lampada per essere sicuro che l'alimentatore non sia in cortocircuito. Perfetto, e la lampada si è spenta. Ora verifico la tensione di alimentazione. Abbiamo detto 13,105. E 142. Ricordiamo che sono tensioni a vuoto, quindi dovrebbero essere regolari. Ma soprattutto ricordate di scaricare il condensatore di filtro prima di rimettere mani sul circuito. Prima di rimontare lo chassis voglio pulire la tastiera frontale, perché nella maggior parte dei casi queste tastiere si sporcano e non comandano bene. Allora, visto che ho tutto smontato, mi porto avanti col lavoro. Perfetto. Ora, per sicurezza, faccio una revisione di saldature sul trafo di riga.
Ok, mi rimane che riassemblo il tutto. Ecco fatto, non rimane che provarlo. Fornita l'alimentazione, stand by. Televisore fuori fuoco, molto probabilmente perché è stato molto tempo fermo. Provo a mandare un segnale e vediamo come risponde. Bene, ho collegato il generatore di monoscopio, vediamo che cosa ci propina. Ok, già c'è il segnale audio che abbasso, dovrebbe apparire il video, eccolo, ma non è male, un po' fuori scacchiera. Ricordo che questo televisore non ha il service menu, ha due trimmer per regolare l'orizzontale e il verticale, però diciamo che ci possiamo stare. Magari è un po' fuori fuoco, provo a regolarlo. Ecco, così è un'altra storia. Bene, l'immagine non è perfetta, però mi posso accontentare per il valore di questo televisore che entrerà a far parte della mia collezione. Un saluto a tutti da Mr. Volt.